Ciao e benvenuti alla terza puntata di Vivi la tua storia. In questo appuntamento parleremo della struttura gerarchica all'interno della corte e della centuria romana, a cavallo tra il primo e il secondo secolo d.C. Tra le tante cose che i romani hanno inventato c'è sicuramente l'organizzazione gerarchica. Non è sbagliato dire che più o meno è la stessa che utilizzano in tutte le parti del mondo ancora gli eserciti moderni. L'unità tattica della struttura gerarchica era sicuramente la centuria, comandata dal famoso centurione. 60 centurie componevano una legione, che grosso modo corrisponde all'organizzazione di una divisione in epoca moderna. Nella nostra struttura abbiamo ricreato una centuria e andiamo a vedere quali sono i principali protagonisti, sottufficiali, se vogliamo chiamarli così per paragonarli all'esercito moderno, che vivevano e che lavoravano all'interno di una centuria. Nell'organizzazione gerarchica della centuria sicuramente un ruolo predominante l'aveva il tesserarius. Il tesserarius era l'addetto alle guardie, era quello che si occupava di recepire la parola d'ordine ogni giorno dal comandante di campo per poi passarla ai turni di guardia e verificare che le guardie fossero sveglie. In questa ricostruzione l'abbiamo mostrato con un sagum giallo con i laticlavi rossi per ricreare un famoso affresco che è stato ritrovato a Pompei. Spesso nei bassorilievi il tesserarius è illustrato come abbiamo fatto noi, ovvero con un fascio di tavolette, probabilmente perché si occupava di prendere appunti per gli ufficiali più elevati come il centurio, come anche il tribuno, e lui, fammi vedere, portava spesso in una mano, quando controllava le guardie, delle tessere. Noi abbiamo ricreato queste piccole tessere di legno dove era scritta la parola d'ordine che doveva essere consegnata e poi ritirata al cambio della guardia. Veniamo all'optio. L'optio, lo dice la parola stessa, è una opzione. Un'opzione di che cosa? Era l'opzione al ruolo del centurione. Infatti, per regola, per formalismo, nel momento in cui il centurione fosse stato ucciso in battaglia, l'optio era quello che doveva subentrargli nel comando. Quindi una specie di ruolo dormiente. In realtà sappiamo che non era per nulla dormiente. La letteratura ci ha consegnato infatti numerose testimonianze del fatto che l'optio veniva caricato di continui ordini da parte del centurione, che in realtà dava a lui tutte quelle che erano le sue mansioni. Non sappiamo se l'optio avesse una panoplia che lo faceva riconoscere come tale. Nella revocazione del primo e secondo secolo d.C. è consuetudine tra i revocatori far vedere due penne ai lati della cresta. Una cosa che sicuramente aveva quasi sempre l'optio, almeno le raffigurazioni lo mostrano così, è la stile, che ha una palla al suo vertice. Recenti ritrovamenti hanno fatto pensare che la palla in realtà era un contenitore di sonagli, però l'uso non lo sappiamo quale fosse. Passiamo al nostro signifero, che in questo caso è un vessillifero portando il vessillum. Il signifero era una parte importantissima, era il punto di riferimento di una centuria o di un gruppo di più centurie, talvolta anche di più corti. In questo caso abbiamo creato il vessillifero della terza corte pretoriana, come è illustrato anche, lo si vede bene, sul nostro vessillo. Tutti i signiferi avevano una particolarità, quella di indossare una pelle di un felino, possibilmente di un felino, che poteva essere un leone, poteva essere un leopardo, un ghepardo. Più raramente altri animali, anzi è molto dibattuto. Il vessillifero non aveva una panoplia adatta al combattimento in prima fila, perché si presume potesse essere protetto da altri compagni. Ecco perché non ha uno scudo regolare, di quelli grossi, ha questo piccolo scudo rotondo, è spesso raffigurato così, che si chiama parma o parmula, ha un gladio per difendersi, e molto raramente indossa un elmo. Nel nostro caso abbiamo preferito lasciarglielo, ma nella maggior parte delle raffigurazioni no. Uno dei ruoli importanti che aveva il vessillifero, il signifero all'interno di una centuria era quello della gestione della cassa. Passiamo invece alla figura più importante, forse anche più famosa all'interno della centuria, che era il centurione, il comandante della centuria.
Il centurione era identificabile da alcune cose molto particolari e ben attestate dalle fonti. La prima cosa, certamente la più vistosa, la cresta traversa. Questo era il segno che identificava il centurione anche in battaglia, serviva apposta traversa per distinguersi da tutti gli altri. In questo caso il centurione è molto ricco, l'abbiamo rappresentato con un doppio filo di pterugi, ha pterugi anche sulle spalle, che è un retaggio di una tradizione che è iniziata già in epoca ellenistica, porta spesso anche in battaglia le sue falere, che sono l'equivalente moderno delle medaglie, delle onoreficenze. Ai suoi piedi non indossa le calighe come i soldati normali, nel nostro caso abbiamo scelto di farlo vestire con dei calcei, che proteggono molto di più e aumentano anche la ricchezza della sua panoplia, a dimostrare il suo status, oppure il rango più elevato. Il centurione molto spesso è anche associato, anche se non in via esclusiva chiaramente, alle ocre, cioè gli schinieri che venivano indossati a protezione delle gambe, per arricchire ulteriormente la propria panoplia. Tra le cose che arricchiscono la figura di un centurione, anche un'altra onoreficenza, che è il paludamento, questo drappo rosso, per lo più rosso, che veniva consegnato come se fosse una tra le più alte onoreficenze. Il nostro centurione indossa una lorica diversa dalle altre, è squamata e soprattutto tra le mani impugna il segno del comando, che è il vitis, o meglio il bacillum viteum, o bacillum viteum per dirlo in latino antico. Era composto da un ramo di vite, nodoso, storto, ma aveva anche una proprietà la vite, è molto elastica anche quando è secca. Gli serviva per infliggere le punizioni ai propri soldati e faceva molto male per via della sua elasticità e dei suoi nodi. E abbiamo concluso con questa carrellata della gerarchia all'interno della centuria romana. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Vivi la tua storia.